Mi chiamo Stefania e nel 2017 ho realizzato uno dei miei più grandi desideri e ho creato l'associazione che avevo nel cuore da quando avevo 15 anni, si chiama COMIP, Children of Mental Ill Parents, ovvero l'associazione di noi figli che abbiamo la mamma o il papà o entrambi che soffrono di un disturbo psichico. Ho deciso di entrare in campo con questa associazione mettendoci la faccia perché io sono attivista in questo campo da 10 anni e mi sono resa conto che a distanza di tantissimi anni, da quando io ero adolescente, purtroppo le cose non sono ancora cambiate. Ho ricevuto in tantissimi anni richieste di aiuto da tutta Italia, di adolescenti, giovani adulti e adulti che hanno avuto la mamma o il papà affetti da disturbo psichiatrico grave come schizofrenia, disturbo bipolare, depressione maggiore e altre patologie. E tutto quello che ci ha contraddistinto come esperienza di vita è accomunato da una cosa, che le nostre storie sono invisibili. La Stefania di 15 anni mi porta a fare questo, mi porta a metterci il cuore, perché tanti bambini e tanti adolescenti non hanno voce e non possono parlare quando il papà o la mamma hanno un disturbo psichiatrico a causa dello stigma, della vergogna e del tabù. E quindi noi, da adulti, vogliamo farlo per loro. Si può fare qualcosa, si può cambiare, facendo informazione, facendo prevenzione, creando un supporto e coinvolgendo tutti, tutta la società civile. È per questo che lo faccio. Le difficoltà che dovevo affrontare a 15 anni era il fatto che di salute mentale non si parla, quindi i comportamenti che iniziavi a vedere a casa e non sapevi dargli un nome, non sapevi nemmeno con chi parlarne, perché nemmeno i genitori sapevano cosa accadeva dentro di loro. C'era una grande sofferenza e questa sofferenza era di tutti noi, non era solo la mia, non era solo quella di mia madre o di mio padre, eravamo tutti come sistema familiare, ma anche come sistema esteso, i colleghi, gli amici, la famiglia estesa. Tutto viene coinvolto ed è quel tutto che io adesso vorrei portare a sposare la mia causa. Io sono stata fortunata, io nonostante tutto ho avuto tanto amore dai miei genitori, altri no, e anche per loro noi dobbiamo batterci, ma io ho avuto anche la fortuna di vederli poi guarire, stare meglio. Tanti traumi si possono evitare ed è lì la forza che mi viene anche nei momenti difficili, perché io l'ho visto quello che succede quando le cose vanno come devono andare, quando le cure sono adeguate, quando una persona finalmente capisce quello che le accade dentro, perché anche una persona che sta male, che ha una psicosi, una madre, un padre, non sempre possono sapere cosa hanno e come essere aiutati, e noi questo dobbiamo fare, noi dobbiamo far sì che tutti possano scegliere, ma se tu non conosci quello che hai, come fai a scegliere? Il pregiudizio riguardo alla genitorialità e i disturbi mentali purtroppo c'è, perché a volte sarebbe sbagliato negarlo, un disturbo mentale non adeguatamente curato può portare a volte il genitore ad essere abusante fisicamente e verbalmente nei confronti dei propri figli. Questo però non significa equiparare automaticamente un disturbo psichico con una cattiva genitorialità. Le storie di noi figli sono tutte diverse, la mia storia di Stefania è una storia. Le storie di altri sono completamente diverse dalla mia, ma io a tutte voglio dare una voce, a tutte dobbiamo dare il nostro aiuto e vorrei che tutte queste voci insieme componessero un caleidoscopio per dare una guida alle istituzioni, a chi si prende cura della famiglia, a chi si prende cura dei minori, ma a tutti noi proprio come collettività, come esseri umani, perché tutti noi possiamo ammalarci fisicamente e mentalmente. Questo che magari ci fa più paura, no? Ammalarci mentalmente è qualcosa che ti porta a essere guardato diversamente dagli altri e questo però ritarda il fatto di potersene prendere cura. Quindi io non vorrei parlare solo di malati mentali, di malattia mentale, io vorrei parlare di salute mentale. La salute mentale riguarda tutti noi ed è fatta di amore, amicizia, lavoro, vita, diritti. Questa è una questione di giustizia sociale. Ti chiedo se questa storia ti ha colpito, di condividerla, di raccontarla, di farla conoscere, ma non come una storia di sofferenza, come una storia di riscatto e voglia di costruire qualcosa di migliore per il futuro, perché è possibile, io lo so che è possibile, ma so che non posso farlo da sola, che ho bisogno di tutti voi.
E iniziamo dalle piccole cose, iniziamo a parlarne in maniera serena, in maniera costruttiva. Questo è un primo passo per noi, per me, che quando avevo 15 anni di questo non potevo neanche parlare.